Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. In questo video parleremo di un'altra vettura veramente molto interessante, è stata presentata da non tantissimo, che è sorella di quella che è la Hyundai Ioniq 5. Abbiamo avuto modo di vedere anche all'interno di quello che è il nostro canale. Nel caso alla fine del video metterò il famoso quadratino dove poter andare a cliccare per andare a vedere anche quelle sono le informazioni della sorella della Hyundai, appunto. In questo video parleremo della Kia EV6, un mezzo che mi ha veramente molto colpito sia per quanto riguarda la spaziosità, diciamo davvero l'estetica esteriore, la capacità della batteria e soprattutto quella è la capacità della ricarica, che è veramente di livello, perché per quello che sono le ricariche super fast, quelle alle colonnine veramente rapide, tipo le Ionity, queste vetture davvero fanno la differenza. E come vedete in fondo, quando parleremo un pochino delle tempistiche e dei prezzari con gli allestimenti vari che possiamo scegliere e accedere per questa vettura, vedrete che poi non costa tantissimo, considerando il fatto che ha queste caratteristiche veramente molto importanti. Siete curiosi di conoscerla? Andiamo a vederla insieme. Andiamo! La nuova Kia, sorella come dicevamo della Hyundai Ioniq 5, è prodotta con la piattaforma modulare e GMP e sarà venduta in 3 allestimenti e 2 differenti batterie disponibili. Guardiamo ora quelle che sono le misure, almeno se vi fate un'idea in maniera migliore. Lunga 4680 mm, larga 1880 mm, alta 1550 mm con un passo di 2900 mm, quindi spaziosità aiosa. Sugli esterni, come avete modo di vedere, sono molto curati e salta subito all'occhio quella è la firma luminosa dei fari. Le maniglie sono a scomparsa e davvero l'aspetto è quello del crossover moderno e aerodinamico, veramente molto bello. Andando a vedere un po' quelli che sono gli interni, notiamo subito la spaziosità grazie ai 2900 mm di passo, come vedevamo prima. Belli sono i 2 schermi, abbiamo sul davanti dell'infotainment con profilo curvo da 12,3 pollici entrambi. Il resto è molto sobrio. E le plastiche sono addirittura da plastiche riciclate da 111 bottiglie, veramente bello. Veramente molto importante naturalmente anche quello che è il bagagliaio, da 520 litri che arriva a 1300 litri con i sedili abbattuti. E davanti abbiamo anche un comodo bagagliaio da 52 litri che diventano però 20 a seconda se scegliete trazione anteriore o integrale. Naturalmente integrale è quella con minore capacità sul davanti. Portate pazienza ragazzi, portate pazienza, e sono duro. Nel video ho detto trazione anteriore e le posteriori, quindi non ci fate caso, trazione posteriore, capito? Come dicevamo, la trazione può essere integrale o semplicemente anteriore, abbinata a quelle sono 2 tipologie di batterie, 58 kWh e 77,4 kWh, che poi andremo a vedere anche quella è l'autonomia, naturalmente inserendola insieme a quelle che sono le tempistiche di ricarica. Però, diciamo, a seconda naturalmente se prendete anteriore o integrale, cambia anche naturalmente la potenza dei motori, ovviamente. Ora andiamo a vedere con uno schemettino quella è, diciamo, la potenza che possiamo avere a seconda di quello è l'allestimento che sceglieremo. Con la 58 kWh a trazione posteriore abbiamo 125 kW o 170 cavalli, 350 Nm di coppia e uno 0-100 da 8,5 secondi. Se la prenderemo a trazione integrale avremo 173 kW o 235 cavalli, 605 Nm di coppia e uno 0-100 da 6,1 secondi. Ora andiamo a vedere con l'abbinata da 77,4 kWh che diventa a trazione anteriore da 160 kW o 218 cavalli, 350 Nm di coppia e uno 0-100 da 7,4 secondi. O a trazione integrale da 225 kW o 305 cavalli, 605 Nm di coppia e uno 0-100 da 5,2 secondi. Disponibile anche quella è la GT, solo per la 77,4 kWh con una velocità massima di 260 km/h, 430 kW o 585 cavalli, 740 Nm di coppia e uno 0-100 da 3,5 secondi. Pazzesco!
Come dicevamo, ora andremo a vedere quella è l'autonomia dichiarata per quanto riguarda queste vetture. Nella versione con batteria minore non l'abbiamo ancora il dichiarato. Per quanto riguarda la batteria maggiore abbiamo 510 km di autonomia che diventano 450 se andremo a scegliere in allestimento quella è la versione con la trazione integrale. E abbiamo, come dicevamo, un pacchetto di ricarica è veramente importantissimo. Certo, la C è da 11 kW trifase come magari anche nel nostro percorso, ma per quanto riguarda davvero la ricarica in DC da 800 volt abbiamo numeri pazzeschi. Tanto ora metterò qua una grafica con 100 km d'autonomia recuperati in 4,5 minuti, quindi tanta roba, e un 10-80% in 18 minuti. Quindi veramente ragazzi il tempo di un caffè o di una sosta veloce, rapida, quella è un autogrill, sperando che le nostre autostrade diciamo si evolvino, e davvero tanta roba. Ora andremo a vedere ragazzi davvero quelli che sono gli ADAS, perché molti di voi me ne chiedono, perché sono cose veramente fondamentali. Tutti quelli che sono gli assistenti alla guida, che quindi ci permettono di vivere anche in maniera più tranquilla quella è la vita davvero sulle nostre vetture. Tanti di noi, me compreso, diciamo passano ore della propria vita quotidiana, giornaliera all'interno della propria vettura, quindi avere un mezzo che vi dia la tranquillità, la serenità naturalmente per quanto riguarda quelli che sono i vostri viaggi è una cosa veramente fondamentale. Quindi ora faremo un bel schemino per quanto riguarda davvero tutti quelli che sono gli ADAS, gli assistenti alla guida di questa vettura, e non sono pochi ragazzi, non sono veramente pochi. Tanto a voi metterò una grafica naturalmente. Allora, naturalmente per il primo io non ho trovato bene come tradurlo in italiano, il mio inglese fa veramente pietà, e sarebbe Safe Exit Assist, praticamente un assistente di uscita potremmo definirlo. La vettura diciamo impedisce collisioni laterali con vetture che sopraggiungono. Per capirsi, voi aprite lo sportello per uscire in maniera distratta, la vettura si accorge e sta per sopraggiungere quello con mezzo e impedisce diciamo che ci sia un urto tra voi, la vettura e la vettura che vi sta diciamo arrivando. Questo è un po' il senso. Poi il mantenitore naturalmente di corsia, l'assistente di distanza di sicurezza, veramente molto importante anche questo. Attraverso addirittura le frecce di direzione la macchina, naturalmente voi dovete tenere quelle sono le mani sul volante, ma con le frecce direzionali la vettura addirittura può sorpassare in autonomia. E poi non mi chiedete a cosa serve perché ancora non l'ho capito, abbiamo il parcheggio da remoto tramite telecomando, e quindi noi dall'esterna possiamo riuscire a parcheggiare la vettura con il telecomandino. La Tesla fa una cosa simile, nel senso può uscire da diciamo una situazione di disagio per farvi montare in macchina diciamo da remoto. Qui c'è il parcheggio da remoto, non so cosa serve, però c'è, mettiamolo, annoveriamolo. Andremo a vedere quelli che sono gli allestimenti disponibili al momento per quanto riguarda la prenotazione. Sul sito ufficiale non vi è ancora la vettura con minore capacità di batteria, e quindi su quel punto di vista andremo a vederla poi nel seguito. Abbiamo semplicemente solamente quella con batteria maggiorata. Andremo a vedere gli allestimenti, quello che comprendono questi allestimenti, andremo a vedere anche il prezzario, e soprattutto per quanto riguarda la versione un po' più base il prezzo non è altissimo, pensavo di più, ammetto e pensavo di più. Andiamo a vedere. Abbiamo disponibile quella è la EV6 con navigatore, app, diciamo tutto quel sistema di traffico all'interno di quella della vettura, accensione senza chiave, guida autonoma di livello 2 con 510 km di autonomia a un prezzo di 49.500 euro. Poi abbiamo la EV6 GT Line con design personale, luci ambientali, sedili anteriori regolabili elettronicamente con memoria, quindi questa è una cosa simpatica, trazione integrale da 450 km di autonomia. E poi abbiamo la EV6 GT con design GT, cerchi da 21 pollici con pneumatici Michelin, differenziale autobloccante elettronico, fari LED adattivi, impianto Meridian da 14 altoparlanti per 69.500 euro. E per quanto riguarda davvero la prenotazione è veramente molto semplice, perché basterà semplicemente un acconto di 100 euro per avere la possibilità di prenotare questo importante mezzo, che vi dà anche diritto a determinate scontistiche per quanto riguarda il mondo della ricarica, che ora vi metterò qua un bello schemettino per poter vederla per meglio, perché è veramente molto importante grazie a quelle che sono le convenzioni con Ionity e quant'altro. Guardiamo.
Abbiamo con questa prenotazione di 100 euro diritto per quanto riguarda una tariffa agevolata per tutto un anno alle colonnine Ionity, 29 centesimi rispetto alle classi 79 centesimi, quindi veramente una cosa importante. Un anno di iscrizione a Kia Charge Plus con addirittura uno sconto del 12% sulla componente ricarica. E poi, non di poco conto, abbiamo 1000 km gratuiti da utilizzare o per Ionity o naturalmente con Kia Charge all'interno di quelle che sono le colonnine naturalmente disponibili sul nostro territorio. Quindi per quanto riguarda per coloro che fossero interessati, con 100 euro si ha diritto naturalmente a queste possibilità. E poi, come vi faccio vedere ora, le possibilità naturalmente sono tantissime per quanto riguarda i colori, veramente estremamente personalizzabile, tanto ora vi faccio vedere tutto perché all'interno di quello che è il sito di Kia potrete vedere davvero tutte le tipologie, naturalmente cambiando tra i V6, GT Line, GT, quindi vedendo quelle sono le piccole caratteristiche che cambiano e vedere tutti quelli che sono i colori disponibili, sono veramente tanti. E quindi con questa possibilità la vettura è veramente poliedrica per i suoi usi. Addirittura è una vettura che ha la carica bidirezionale, non è possibile solamente quella è la ricarica della vettura naturalmente per AC o DC, per quanto riguarda naturalmente wallbox, prese domestiche o colonnine, ma è capace anche di rilasciare quelle corrente per utilizzarla per usi esterni, magari per quanto riguarda quelle che è una roulotte, per quanto riguarda davvero la possibilità di campeggio, ma anche semplicemente per, c'è scritto addirittura sul sito della Kia, per emergenza dare energia alla propria abitazione. Quella è la capacità della vettura di far uscire elettricità, arriva a 3,6 kW e quindi può veramente coprire benissimo quelli che sono consumi anche domestici. Quindi è una vettura che può servire anche volendo da batteria domestica, quindi veramente è una cosa molto importante. Quindi abbiamo visto anche naturalmente i prezzi che partono da 49.500 euro, 61.000 euro, 69.500 euro. È una vettura veramente molto importante questa, perché poi naturalmente per quanto riguarda soprattutto la più piccola, considerando anche il fatto che vi sono gli incentivi statali con rottamazione, può essere presa veramente a un gran bel prezzo. Per coloro poi che la prenoteranno, naturalmente poi verranno contattati per quanto riguarda il concessionario per andare a concludere quella che è la prenotazione stessa, che non è però vincolante nell'eventualità che uno non fosse più interessato, poi questi 100 euro naturalmente verranno resi. Io ragazzi vi saluto e ringrazio, spero di aver fatto un buon servizio, spero di avervi messo delle grafiche più interessanti possibili che vedere la facciona del sottoscritto. Io naturalmente vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto e noi ci vedremo qui sempre su Marco Elettrico, naturalmente ogni sabato alle 10 puntuali, perché faremo un video in prima e naturalmente vi voglio vedere sempre più presenti, perché almeno sì, nei commenti nella diretta avremo modo naturalmente di discutere sul momento di quello che è l'argomento del giorno. Io ancora vi saluto, un bacione a tutti e sempre Forza Elettrica, alla prossima, ciao!